Buonasera e bentornati sul mio canale per un nuovo vlog, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Allora, oggi è il 29 giugno e qui a Roma è festa, perché oggi è il giorno dei Santi Pietro e Paolo, che sono i santi patroni della città di Roma, e quindi oggi festeggiamo questo giorno, quindi è proprio un giorno di festa qui a Roma, come fosse una festa nazionale. Ogni città ha il giorno in cui si festeggia il proprio santo patrono o la propria santa patrona, che è sempre diverso, diciamo, dipende da quando si festeggia quel santo nel calendario. E in quell'occasione è festa solo in quella specifica città. Quindi per esempio oggi è festa solo qui a Roma, in tutto il resto del paese no. E che cosa si fa per l'occasione? Questa sera alle 21:30 ci saranno i fuochi d'artificio a Castel Sant'Angelo. Stasera ci andremo. Allora, sono pronti i pomodori col riso, che però mangeremo domani, non per stasera, ma per domani a pranzo. Non so perché mia madre abbia avuto questa idea, perché accendere il forno con questo caldo non è una buona idea. Eccoli qui, li appoggio perché pesano. Allora, questo è un cibo tipico dell'estate romana. Se venite a Roma e entrate in una qualsiasi gastronomia, troverete questi già pronti. Sono pomodori al riso e di solito si fanno anche con le patate al forno e sono appunto tipici dell'estate romana. Però mi ricordo da vlog passati che alcuni di voi mi hanno detto che si mangiano anche in Grecia e in Turchia, se non sbaglio, dove fate anche i peperoni ripieni di riso. Correggetemi se sbaglio. Piano piano. Quanto ti piace il melone? Gnam. Scusa, qua dove metto? Qua ti puoi mettere. Aspetta, c'è una coglione dietro. Qua? Se vuoi sì, se no proviamo più avanti, io non me la rischierei, facciamo due passi. Sì. Qua alla fine non l'ho trovato. Siccome non... Buon pomeriggio. Oggi ho di nuovo la felpetta perché fa fresco. Oggi che giorno è? Oggi è il 3 luglio, sta piovendo, la temperatura si è abbassata leggermente. Vediamo quanti gradi ci sono adesso. Fanno 26 gradi. E come sapete, se seguite i vlog, quando ho occasione di parlarvi di un libro, la colgo e ve ne parlo. È un momento dei vlog che piace molto a voi, se non sbaglio, e che piace molto anche a me, perché mi dà l'opportunità di parlare dei libri che leggo, di consigliarveli oppure no. Insomma, mi sembra un appuntamento carino, no? Da tenere nei vlog. Il libro di oggi è questo. Non l'ho ancora finito di leggere, ma mi manca pochissimo, guardate. Mi manca questa parte qui. L'autrice si chiama Sara Gambazza e il titolo è Ci sono mani che odorano di buono. Sono più di 300 pagine, 360 per l'esattezza, e questo è un libro che ho trovato al supermercato. Perché qui nei supermercati grandi spesso ci sono anche dei reparti dedicati ai giornali, ai libri, e quindi un giorno mi andava di andare a dare un'occhiata, perché poi spesso lì i libri sono in sconto, sono scontati, e ho trovato questo libro che ho comprato a scatola chiusa perché non conoscevo l'autrice, non conoscevo il romanzo, ho letto la trama e mi ha incuriosito, perciò l'ho comprato. E questo libro è rimasto sul comodino per tanto tempo,
Poi una settimana fa, più o meno, l'ho ripreso in mano e ho cominciato a leggerlo. Non avevo grandi aspettative per questo libro e invece la storia mi ha preso subito. È un libro triste, nel senso che presenta una realtà disagiata, delle persone che faticano ad andare avanti con la propria vita, tra mille difficoltà, traumi vissuti, eccetera. Quindi non è un libro allegro, non è un libro felice, però è un libro che comunque, come dire, dà speranza, perché anche nelle situazioni più degradate, più tristi, più pesanti, più difficili, ci può essere comunque quella scintilla di speranza per andare avanti. Vi leggo la trama. Un pomeriggio d'inverno, freddo da spezzare le ossa. Bina si ritrova sola. Ha 83 anni e aspetta suo nipote al Parco del Cinghio, un quartiere da cui è meglio tenersi alla larga, ai margini di una cittadina per bene. Marta, che di anni ne ha 25 e che al Cinghio è cresciuta imparando che il mondo è storto e non lo si può aggiustare, la osserva dalla finestra. La vede farsi rigida su una panchina sfondata, il naso gocciolante, un berretto rosa calato sugli occhi spauriti. Decide di offrirle un tetto per la notte, poi per la notte dopo e per quella dopo ancora. Marta finisce così per prendersi cura di Bina e intorno a lei, a proteggere 40 chili di ossa e grinze, si stringono gli abitanti dell'intera palazzina. Poche strade più in là, Fabio viene preso a pugni. Ha sgarrato con la persona sbagliata ed è nei guai, grossi guai. Fabio è il nipote di Bina e, mentre Marta prepara il letto per la nonna, lui bussa alla porta di Jenny, un'ex prostituta in grado di raccogliere i cocci altrui senza fare domande. Bina e Fabio vivono giorni sospesi, in un luogo duro e sconosciuto, nell'attesa che qualcosa accada. Qualcosa accadrà e il destino rimescolerà il mazzo, distribuendo ai giocatori nuove carte. Quei giorni freddi si faranno via via più caldi dentro le palazzine di appartamenti rattoppati. Tra coperte rimboccate, il rumore del caffè che sale nella moka, il profumo del sugo e una carezza sulla fronte, Marta, Bina, Fabio e Jenny scopriranno che dietro ogni abbandono, nascosti sotto ogni solitudine, sopravvivono sempre la forza di amare e il bisogno di prendersi cura l'uno dell'altro. Io consiglio questo libro a chi ha un livello intermedio avanzato e dal punto di vista linguistico non è proprio semplicissimo e poi è anche abbastanza... No, ho perso il segno! E è anche un libro abbastanza lungo, quindi comunque mantenere l'attenzione con tante storie che si svolgono parallelamente, leggendo in una lingua straniera non è proprio semplicissimo. Come dire, lo consiglio a chi ha già molta esperienza di lettura in italiano. Questo è tutto. Buonasera, sono le 7 di sera e sono al centro e adesso vorrei tornare a casa, però non mi va di tornare a casa perché vorrei continuare a passeggiare, però non so dove andare, quindi probabilmente tornerò a casa. Ho appena fatto un salto alla Feltrinelli e ho visto che ci sono 2 copie del mio libro, quindi se passate alla Feltrinelli di Largo Argentina ci sono 2 copie, altrimenti potete sempre chiedere al commesso o alla commessa di farvi dire in quali punti vendita si trovano le copie. Allora, affrontiamo l'argomento temperature. Sono le 7 e fa caldo come se fossero le 5 del pomeriggio, le 3 del pomeriggio. E sì, fa caldo, oggi fa molto caldo. Penso che la temperatura sia arrivata intorno ai 36-37 gradi.
Penso di sì. Comunque, vediamo se riesco a convincere il mio ragazzo ad andare a cena fuori stasera, perché non lo so, ho voglia di stare all'aria aperta, visto che oggi pomeriggio sono venuta qui in centro per lavoro e io lavoro sempre da casa, quindi quando riesco ad uscire voglio rimanere fuori casa. Mi sono appena ricordata che non possiamo andare a cena fuori stasera perché in frigorifero ci aspettano 2 filetti di salmone che scadono oggi e quindi dobbiamo mangiare quelli. Comunque sto aspettando l'autobus e spero che arrivi presto. Sì, pure perché Buongiorno, sto editando il vlog che state guardando, momento Inception, e mi sono resa conto che non ho fatto una chiusura del vlog, non ho salutato, non ho fatto i saluti finali. E quindi li faccio adesso, ma prima di salutarvi voglio farvi vedere che cosa mi sono comprata. Guardate. Allora, le persone mi guardano male per strada quando faccio i vlog solamente con il cellulare. Immaginatevi immaginatevi andare in giro così. Ho già provato a registrare qualcosa così e devo dire che l'effetto punto di vista è veramente fighissimo. Sto pensando di registrare delle ricette, sempre per il vlog, o anche delle passeggiate, vediamo. Per il momento questo è tutto, grazie per aver guardato anche questo vlog e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!